Salve, oggi vediamo un test abbastanza rapido che non è una guida sull'overclock della GPU, ma è solo per far vedere, cioè perlomeno era mia curiosità vedere quanto potesse influire un overclock sulle schede video attuali. Qui ho una 4070 Ti Super di Nvidia chiaramente e sono riuscito a portarla con un boost clock massimo di 3045 MHz e 11701 sulle memorie, quindi nel mio caso col boost base più 285 più 1200 che dà questo totale. Tutto il test verrà eseguito con la solita curva delle ventole, per cui insomma uguale sia per lo stock che per l'OC, e come vediamo il boost normale base è 2715 contro 10501 delle memorie. Allora, una cosa importante, ho utilizzato, anche se purtroppo non fanno più le schede, però ho utilizzato il boost lock di IVGA con il suo Precision X1, così in modo da avere un'idea precisa di ciò che viene impostato senza far andare su e giù il clock, per avere un'idea chiara sin da subito. Poi chiaramente lo potete togliere finiti i test o quello che vi interessa. Allora, tra l'altro vedremo anche i consumi finali, che quanto va a variare sul consumo reale alla presa un overclock del processore. Faremo un test su Speedway, che è della suite 3D Mark, perché fa il test anche con ray tracing, per cui testa ancora maggiormente la stabilità di un eventuale overclock. Inoltre faremo due test su due giochi, Cyberpunk 2077 e Metro Exodus, che entrambi, anche loro con il ray tracing, e invece sul fidato Shadow of the Tomb Raider senza il ray tracing, e chiaramente tutti cercando di maxarli in modo da mettere più sotto sforzo possibile la GPU, l'inverso di ciò che accade quando si testa un processore, che si tende a farlo lavorare maggiormente elaborando i dati espressi dalla scheda video. Quindi partiamo con i test e vediamo dove ci portano. Chiaramente quello che a noi interessa è vedere più che altro la percentuale, quindi fatto l'overclock e passato lo stress test di Speedway, facciamo i due benchmark sia a stock che in overclock e vediamo che abbiamo all'incirca quasi il 7%, 6,9% di differenza. Chiaramente questo test non tocca il processore, che il processore è un 13900K lasciato stock, le RAM sono G-Skill le Z5 6000 C40, per cui niente di spinto e non ottimizzato, in questo caso sono solo XMP. Comunque vediamo che qui abbiamo il 6,9% e vediamo poi se nei giochi si riflette questa percentuale di incremento. Iniziamo con Tomb Raider e vediamo anche setting, schermo intero, inclusivo per avere gli Hz, verranno fatte a 1440p che è il mio monitor, e come vediamo qui abbiamo la qualità massima, praticamente lasciato così com'è, tutto quello che viene impostato il default sulla qualità massima. Il risultato che abbiamo è 186 medi, vediamo qui, però è fondamentale vedere anche il processore, perché in questo caso, come possiamo vedere, i fotogrammi processati sono 27.035. Se si compara con quello stock vediamo che abbiamo un risultato inferiore, però dovuto al processore che ha lavorato peggio.
come vediamo infatti sulla GPU abbiamo una resa migliore, solamente abbiamo purtroppo perso sul processore, che magari con qualche benchmark e con qualche processo e servizi in background va a inficiare il risultato. Comunque quello che non interessa è la GPU, vediamo che abbiamo un incremento discreto. E ho utilizzato anche il CapFrame X, però chiaramente lui fa la percentuale sul totale, e diciamo che in questo caso in OC dà meno 1,3%, 1,4%, che è praticamente la differenza sui frames medi che abbiamo visto. Infatti, come vediamo qui hanno stati processati 187 frame contro 184.9, e questo è l'average, questo è il 99% e l'1%, ovvero se vengono scartati i dati sopra e i dati sotto, i picchi, anche se qui sono abbastanza alti, forse era meglio farlo al 95%, comunque l'1%, tutto quello che va sotto l'1% viene scartato da questa misurazione. Quindi diciamo che in questo caso, come abbiamo visto, il processore, la GPU qualcosina ha recuperato, mentre per l'influenza del processore purtroppo abbiamo subito un danno. Questo ridimostra, cosa che non ho fatto io in questo caso, che tante volte è bene in benchmark fare la media di 3 su 5, però insomma questo era solo così per dare un'idea veloce, niente di scientifico, fra virgolette. Passiamo a Cyberpunk 2077, non vi faccio vedere tutti i setting perché sono una valanga di immagini, però ecco, tanto c'è un resoconto quando facciamo il test. Anche qui ho utilizzato il CapFrame X, però ecco, in questo caso ha lavorato decentemente il processore sotto, forse perché la CPU in questo caso non era pochissimo impegnata nel loro benchmark interno, e quindi abbiamo 29,65 di frame a stock e 31,32 in overclock. Come vedete ho una personalizzata perché ho disattivato il DLSS, chiaramente, che lo dava attivo di default però impostazione praticamente era massima. Tutto ciò che poteva dare un vantaggio, ovvero sia non far lavorare la GPU meno, l'ho tolto. Comunque vabbè, è tutto al massimo tranne il frame generator e il DLSS. Il resoconto di questo che abbiamo avuto praticamente un incremento, qui abbiamo 31,4 e 29,8 con un incremento del 5,1%, che non è tanto su pochi frames così come valore finale, però insomma si avvicina a ciò che abbiamo visto nel benchmark Speedway. Non è male, perché più si alza chiaramente la cifra e più la percentuale influisce sulla quantità di frames finali. Vediamo invece alla fine il benchmark di Summetro Exydos, e qui abbiamo una percentuale del 75,45, e anche qui viene considerato il 99%, ovvero sia il valore, tutto ciò che va sopra sopra il 99% viene scartato nel valore medio finale, mentre in overclock abbiamo 80 e 24, e qui insomma comincia a rivedersi quello che abbiamo visto in Speedway. Infatti ho fatto il calcolo che viene scritto nell'articolo che pubblico, siamo sul 6,35% di differenza, quindi diciamo quello che ho visto nel benchmark Speedway viene rispettato nel Summetro. Non siamo su dei valori altissimi di differenza di overclock, però insomma
sinceramente quando ho iniziato pensavo peggio, perché non l'avevo ancora provata, perché ero stato via, e pensavo peggio, invece qualcosina si è fatto, niente di eclatante come potevano essere i tempi andati, ma qualcosina alla fine siamo riusciti a fare. Questo però cosa comporta questo overclock? Comporta un consumo in watt alla presa. Allora, durante il benchmark, e ho preso la misurazione dopo 15 secondi per entrambi, quindi diciamo praticamente nel solito momento per avere un dato più affidabile, siamo a 475 watt di tutto il sistema, non solo GPU, e in overclock di 485, quindi vuol dire un consumo di 10 watt ora in più. Io non credo che vada a influire chissà quanto sulla bolletta, che non sono capace di fare questo calcolo, però insomma non mi sembra un consumo così elevato. Chiaramente questa è una GPU che ha un TDP di 285, mi sembra, se non sbaglio, non vorrei... sì, mi sembra di sì. Quindi chiaramente viene tutto limitato, come qualsiasi tipo di overclock, viene limitato tutto da hardware con tutti i loro blocchi e da BIOS, perché viene, o BIOS come si vuol dire, perché viene stabilito un tetto massimo. E non ho verificato questo, casomai vediamo se faccio una piccola guida veloce anche sull'overclock, siccome viene fatto. Non ho verificato quando effettivamente c'è un cap dato dal power limit, però ecco, può darsi anche che qualche volta si vada oltre, che quindi venga tarpato da ciò che potrebbe dare, viene tarpato da questo. E niente, decidete voi, insomma, voglio dire, sono per un 6% in più, non so, per i consumi merita, per quanto veramente si riesce a tirare fuori, non so se meriti più di tanto, magari anche farlo, magari se si vuole approfondire per divertirsi è un conto, però ecco, alla fine come resa la differenza è veramente minima. Prima era un altro discorso, insomma, si tirava fuori molto di più in termini di prestazioni di adesso. Purtroppo ora, come si sa, chi vuol fare overclock decentemente ha bisogno di dissipazioni e di anche una spese abbastanza ingenti. Per noi comuni mortali, insomma, direi che l'overclock è praticamente deceduto, lasciato il passo alle ottimizzazioni in undervolt, che per me che sono un vecchio overclocker, insomma, non è che mi piaccia nemmeno nominarlo undervolt, preferisco ottimizzare. Comunque questo è quanto, quel poco che si è tirato fuori da questa scheda, che comunque è salita abbastanza rispetto magari anche a altri amici che mi hanno fatto vedere o che mi hanno detto. Bene, vi ringrazio, alla prossima, vediamo prima o poi di fare questa guida sull'overclock. Vi ringrazio ancora, ciao a tutti.